Signore e signori, buonasera, buongiorno, benvenuti in questo nuovissimo video di Roller Coin. Questa è la seconda parte del nostro tutorial sui merge riguardante le parti. Quindi vi consiglio, se non avete già visto la prima parte riguardo i miner, di andarla a vedere prima di continuare con questo video. Inoltre, dopo questo ci sarà un terzo e ultimo video che parlerà di inventory e collection per completare al meglio la sezione storage e merge del sito. Prima di iniziare, come al solito, volevo ricordarvi che in descrizione trovate un link per iscrivervi a Roller Coin ed ottenere 1000 satoshi di benvenuto, oltre a tutti i miei link social come Instagram, Discord, Gemly, Twitch e qualsiasi cosa possiate immaginare. Facendo un veloce recap dall'episodio precedente, ricordiamoci cosa sono le parti. Le parti sono delle componenti di Roller Coin che servono per completare i merge. Infatti, quando vogliamo eseguire il merge di un miner, ci serviranno due miner uguali della qualità precedente e un certo quantitativo di parti per ciascuna parte, quindi hashboard, fan e wire, sempre della qualità precedente. La quantità di queste parti che ci serviranno sarà sempre indicata nelle ricette, come possiamo vedere qua sotto, nei componenti. Bene, ora che ci siamo ricordati a cosa servono le parti, ricordiamoci che nella sezione merge in alto abbiamo anche una mini sezione dedicata al nostro inventario delle parti che abbiamo, in cui saranno disposte tutte le parti che possediamo divise per qualità: common, uncommon, rare, epic e legendary. Una nota importante riguardo le parti rispetto ai miner è che la qualità Unreal delle parti ancora non esiste sul sito, dal momento che per creare i miner Unreal, che sono la qualità più alta, serviranno le parti di tipo legendary, oltre ovviamente ai miner sempre legendary. Se non vi ricordate la distinzione delle qualità sul sito, vi consiglio di andare a rivedere il video precedente dove le ho elencate e le ho spiegate un po' più nel preciso. Capito questo, ora andiamo più nel dettaglio di come si ottengono le nostre parti. Il metodo universale per ottenere qualsiasi cosa nel sito ovviamente è sempre il marketplace, quindi partiamo da questo. Andando nel marketplace, infatti, selezionando come filtri parti, possiamo vedere tutte le tipologie di parti messe in vendita. Quindi se non volete craftare le parti o ottenerle in altri modi, il marketplace è sempre un'ottima alternativa per poterle ottenere usando i vostri RLT. Però se non volete spendere i vostri RLT per ottenere le parti, c'è il secondo metodo più semplice e conveniente a parere mio, cioè usare gli RST, i season token. Infatti, andando nella pagina store, precisamente il season store, possiamo vedere, oltre a tutte le altre cose che sono in vendita, 3 casse delle nostre parti, precisamente queste qua. Ciascuna di esse costa 40 RST e possono droppare le stesse parti, cioè aprendo i dettagli di una di queste possiamo ottenere o 175 o 225 o 300 o 600 parti comune della cassa che stiamo aprendo. Quindi aprendo la fans case otterremo solo fan, aprendo le wires case otterremo common wires, mentre aprendo le hashboard cases otterremo common hashboards. Ed ovviamente la probabilità di ottenere un maggior numero quantitativo di parti è un po' più bassa rispetto alla precedente. In realtà, per essere specifici, ottenere 600 parti è estremamente raro, 300 si ottengono ogni tanto, 225 e 175 sono le quantità più comuni. Quindi aprendo queste parti di casse potete ottenere le vostre parti di qualità comune. Ora però sorgerà in voi la domanda più ovvia: d'accordo, TNT ci ha spiegato come ottenere le parti comuni, oppure come comprarle con gli RLT, ma non c'è un altro modo per ottenere le altre tipologie di parti? Ovviamente sì, e questo metodo è mergiare le parti che avete ottenuto. Infatti, andando in storage, possiamo vedere che qua in alto c'è un'altra sezione oltre a quella dei miner, cioè la sezione parti. Cliccando su di essa potremo vedere tutte le ricette per craftare parti di qualità superiore a quelle che stiamo utilizzando. Quindi partendo dal basso avremo i craft per le parti uncommon, poi io ce l'ho in alto perché la lista delle ricette è ordinata con le stesse regole della lista dei miner, quindi le ricette che potete completare sono sempre messe in cima. Quindi qua in alto abbiamo i craft per le parti rare, qua sotto abbiamo i craft per le parti epiche e in mezzo abbiamo i craft per le parti leggendarie. Come potrete vedere, per craftare delle parti di qualità superiore, il numero di parti di qualità inferiore che vi servirà sarà sempre via via minore. Infatti, guardando le ricette per le parti non comuni, vi serviranno 50 parti comuni per craftare una singola parte non comune, mentre per craftare le parti rare avrete bisogno di 20 parti non comuni per craftare una singola parte rara. Per craftare delle parti epiche avrete bisogno di 10 parti rare per craftare una singola parte epica, e per craftare una parte leggendaria avrete bisogno di 5 parti epiche, oltre ovviamente al costo in RLT
come per i miner, per eseguire i craft. Avrete sicuramente notato che craftare parti di qualità più alta e quindi i rispettivi miner sarà sempre via via molto più costoso rispetto a craftare miner di qualità precedente, però ci sono delle piccole note molto importanti da ricordare e a cui fare attenzione. La prima cosa da notare a cui fare molta attenzione se state per eseguire dei craft di parti è che molte volte è più conveniente comprare direttamente le parti cui avete bisogno dal marketplace piuttosto che craftarle voi stessi. Questo si applica alle parti dalla qualità rara a superiore, dal momento che quelle comuni sono tra molte virgolette gratuite e quelle a common le starete craftando, almeno spero, ogni giorno per completare le missioni giornaliere. Prendendo come esempio le parti epiche, infatti, per craftare una singola parte epica avremo bisogno di 10 parti rare. Per craftare 10 parti rare quindi avremo bisogno di 200 parti non comuni e per craftare 200 parti non comuni avremo bisogno di 10.000 parti comuni. Oltre al prezzo delle 10.000 parti non comuni, che potrete o acquistare dal mercato o ottenere tramite le casse di parti che abbiamo visto prima nel Season Store, c'è da considerare il prezzo dei crafting, dal momento che eseguirete 200 crafting uncommon, quindi pagherete un RLT, 10 craft di parti uncommon, quindi pagherete un altro RLT aggiuntivo e crafterete infine la vostra parte epica pagando un altro RLT. Quindi in totale, oltre al costo delle 10.000 parti non comuni, dovrete aggiungere 3 RLT di costo dei merge. Andando a vedere invece il prezzo delle parti nel mercato, quindi andando nel marketplace, selezionando parti e selezionando parti epiche, non rare scusate, possiamo vedere che sia i fan che i wire costano di base tra i 3 e 4 RLT per singolo pezzo, che è il prezzo totale che vi costerebbero tutti i merge delle 10.000 parti non comuni a epiche. Se andiamo ad aggiungere anche il prezzo delle singole parti comuni, quindi 0.0018 per 10.000 parti che ci servono, una singola parte epica arriverebbe a costarci ben 20-21 RLT. Quindi capite fin da subito che se avete bisogno di una parte epica, rara o leggendaria è molto meglio andarla a comprare direttamente nel marketplace piuttosto che effettuare noi stessi tutti i merge e craft necessari ad arrivarci. La seconda cosa più importante invece da notare è il prezzo delle singole parti superata la qualità uncommon. Infatti, tornando sempre nel marketplace, possiamo vedere che i prezzi per parti comuni e non comuni più o meno sono equivalenti indipendentemente dalla parte. Il loro prezzo si aggira attorno a 0.0018 per le parti comuni e 0.04 per le singole parti non comuni. Superata questa rarità invece, quindi partendo dalle parti rare a seguire, possiamo notare che c'è fin da subito una grande discrepanza sul prezzo dei cavi e ventole rispetto alle hashboard. Infatti per le parti rare possiamo notare che i wire e fan costano dagli 0.2 e 0.3 RLT ciascuna, mentre le hashboard costano 0.9 RLT ad unità. Per parti epiche e leggendarie questo divario invece è ancora più evidente. E per le parti epiche, come avevamo visto prima, fan e wire costano dai 3 ai 4 RLT, mentre una singola hashboard si aggira intorno ai 10 RLT ciascuna. Stessa storia per le parti leggendarie, le hashboard costano ben 13 RLT ciascuna, mentre i wire costano solo 2.8 RLT, quindi addirittura meno delle parti epiche, e i fan leggendari costano 0.45 RLT, quindi praticamente lo stesso costo di una singola parte rara. Questa discrepanza nei prezzi vi potrebbe sembrare molto strana, dal momento che se torniamo a vedere nel Season Store, tutte e tre le casse di parti costano la stessa quantità di RST, per non parlare che nel mercato, come abbiamo visto, le parti comuni e non comuni hanno lo stesso costo ad unità indipendentemente da quale parte siano. Infatti la loro differenza di prezzo è dovuta al passato di Rollercoin. Nelle season precedenti era molto più difficile ottenere le hashboard rispetto a wires e fan, perciò dal momento che ce n'erano meno in circolazione il loro prezzo era anche più elevato, la loro parte di casse costavano di più, ne sono state distribuite molte meno e quando nelle ultime season hanno reso i loro prezzi equivalenti in RST, quindi 40 RST o 100 RST in passato ciascuna, le parti comuni e non comuni delle hashboard sono state velocemente esaurite e reintrodotte nel mercato in grande quantità, mentre quelle di qualità superiore, quindi rare, epic e leggendarie, non sono state, diciamo, reintrodotte alla stessa velocità e non credo che verranno mai reintrodotte per il costo, come abbiamo visto, che a craftare una singola parte di qualità così elevata. Detto questo, però, non dovete temere per la grande discrepanza di prezzo che c'è tra hashboard e le altre componenti. Infatti nei crafting dei miner, nelle varie ricette, come possiamo vedere, le parti richieste a qualità più alta
in questo caso di parti leggendarie, richiede un quantitativo di hashboard assai minore rispetto alla quantità di cavi o ventole che vi servono per il craft. Come possiamo vedere, per esempio, nel Retro Blitz avremo bisogno solamente di 9 hashboard, mentre avremo bisogno di 52 cavi e 171 ventole di qualità leggendaria. Quindi se nella vostra avventura su Rollercoin vorrete proseguire con i merge e portare i vostri miner a qualità superiori come Legendary o Unreal, non dovete temere del prezzo delle parti, perché le ricette di questi miner tengono conto della discrepanza di prezzi tra le hashboard e le altre componenti. Quindi ora che vi ho spiegato nel dettaglio tutte le parti come funzionano, ricapitoliamo velocemente alla fine di questo video le loro funzionalità per fissare bene i concetti. Il modo, tra molte virgolette, gratuito per ottenere le parti di qualità comune attraverso il Season Store, dal momento che con gli RST potete comprare le casse di parti, fans, wires e hashboard a 40 RST l'una, e all'interno di queste troverete una quantità di queste parti che varia da 175 pezzi a 600 per ogni cassa aperta. Il secondo metodo per ottenere le parti è quello del marketplace. Selezionando nei filtri parti avrete una lista di tutte le parti che sono messe in vendita nel mercato. Se state cercando una specifica parte di qualità un po' più alta, troverete sempre la parte che state cercando in vendita qui nel marketplace. Se volete ottenere le parti invece senza comprarle direttamente nel marketplace, anche se io ve lo sconsiglio altamente, potete eseguire il loro merge o craft sempre nello storage, nella sezione merge, nel sottoinventario parti, a fianco a quello dei miner qua in alto. Un'altra cosa importante da sapere sulle parti è che il prezzo delle hashboard dalla qualità rara superiore sarà sempre molto più alto rispetto al prezzo dei cavi o delle ventole. Se volete mergiare dei miner a una qualità superiore a rare, quindi epic, leggendari o unreal, non dovete temere di questa discrepanza nei prezzi, dal momento che le ricette dei crafting, come abbiamo visto in precedenza, tengono conto del prezzo più alto delle hashboard, quindi ne sono richieste molte meno rispetto alle altre parti. Io personalmente vi consiglio però di mergiare le parti almeno a qualità uncommon, precisamente di fare almeno 20 craft al giorno per completare la missione giornaliera di eseguire 20 craft e ottenere degli RST bonus. È indifferente quale parte andrete ad usare per questi craft, dal momento che, come abbiamo visto, le parti common e uncommon si vendono nel mercato per lo stesso prezzo, indipendentemente da quale parte sia. Stesso per le ricette. Nelle ricette vengono utilizzate le stesse parti per le qualità common ed uncommon. Bene, e questo racchiude tutto quello che c'è da sapere sulle parti. Ora, prima di chiudere il video, voglio solo darvi un consiglio personale, che è ottenere le parti dal Season Store tramite gli RST, dal momento che sono un ottimo modo, assieme alle batterie, per convertire i vostri RST in RLT. Unica cosa però a cui stare attenti se aprite le casse con l'intento di vendere le parti per guadagnare RLT è di vendere le parti a qualità common, che facendo i calcoli vi fa guadagnare più RLT che vendere una singola parte di qualità non comune. Bene, e questo conclude tutto quello che c'è da sapere sulle parti su Rollercoin. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Se qualcosa non vi è stato chiaro o avete ancora dubbi o perplessità, non esitate a lasciarmeli nei commenti o a scrivermi anche su Discord affinché possa rispondere alle vostre domande o fare un altro video apposito. Vi ricordo inoltre che in descrizione trovate un link per iscrivervi a Rollercoin e ottenere 1000 satoshi di bonus di benvenuto, oltre a tutti i miei social e altri link. Vi ringrazio tantissimo di nuovo per la visione, vi do un abbraccio, vi auguro uno splendido resto della vostra giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!